Negli ultimi anni mi sono state poste numerose e ottime domande sulla natura del mio lavoro e sullo scopo dei miei interessi. La più diffusa è sempre stata relativa all'utilità dell'arte. Quindi ho deciso di dedicare all'interno della rubrica Miti da sfatare un video proprio su questo argomento, così da farsi trovare sempre preparati con delle buone risposte. Ma perché porsi il problema dell'utilità soltanto quando si parla d'arte? Effettivamente ci sono delle motivazioni che ci spingono a vedere una serie TV o un video su YouTube o una partita di calcio che sono comuni a quelle che ci portano ad entrare in un museo o a leggere un libro. Vi è in effetti una componente di partecipazione emotiva, una di intrattenimento e una di apprendimento, che rende tutte queste azioni simili e solo apparentemente inutili. Vediamo quindi insieme i 10 motivi per cui l'arte è utile. Numero 1. L'arte come insegnamento. L'arte racconta molto della nostra storia e della nascita della nostra cultura ed è infatti spesso utilizzata a fini pedagogici. Basti pensare ai dipinti e ai mosaici cristiani o alle vetrate delle più importanti chiese realizzate con lo scopo di tramandare le storie narrate nella Bibbia a chi non sapeva leggere, o alla storia del Buddha tramandata di generazione in generazione anche attraverso la sua rappresentazione in sculture o rilievi. Le opere d'arte hanno sempre avuto lo scopo di raccontare una vita, quindi di tramandare la storia, e che sia un signorotto o la regina d'Inghilterra o una flotta navale, c'è sempre la necessità e la volontà di rimanere nell'immaginario collettivo. Non avremmo infatti idea del volto di Napoleone o della regina Elisabetta o di grandi artisti come Van Gogh senza le decine di quadri che li rappresentano. Numero 2. Arte come propaganda. E a proposito di storia, un altro scopo diffuso dell'arte è stato per secoli quello della propaganda politica. Vi sarebbero centinaia di esempi nell'antichità da poter fare, ma ve ne sono secondo me alcuni nel contemporaneo molto efficaci. Il primo è lo zio Sam, che ci invita tutti alle armi durante la prima e la seconda guerra mondiale e che ricordo fu usato a scuola da me per un'elezione dei rappresentanti d'istituto, tanto era entrato nell'immaginario collettivo. E la seconda, più recente, è l'opera dell'artista americano Fay dal titolo Hop, diventata il manifesto per le elezioni di Barack Obama in America. Numero 3. Arte per devozione o per meditazione. Bisogna distinguere tra l'utilizzo dell'arte come devozione o come meditazione. Non penso sia difficile ricordare le 1000 volte in cui da bambini abbiamo incontrato opere d'arte per uso votivo. I quadri e le sculture nelle nostre chiese ne sono un esempio. Ma le origini di queste immagini di devozione sono lontane nella storia e risalgono di certo all'antichità, se si pensa alle grandi sculture di Zeus o Atena o alle figure dei Lares romani, ma anche in Oriente alle sculture degli antenati che ti proteggono, protagoniste perfino di cartoni animati della Disney come Mulan. L'arte come meditazione, invece, può essere sì legata all'arte come preghiera, ma al tempo stesso la creazione dell'opera può essere una via per la meditazione. Ha per questo, secondo me, una doppia veste. Numero 4. Arte come intrattenimento. Anche questa forma risale ai tempi antichi. Primi fra tutti gli egizi e i romani legavano alcune forme d'arte all'intrattenimento o alla satira. Ma più avanti nel tempo grandi artisti hanno fatto la storia grazie a questa forma d'arte. Basti pensare a William Hogarth. È un noto pittore inglese della metà del Settecento che, oltre ad essere un sottile filosofo ed esteta, era soprattutto un narratore della quotidianità attraverso la satira più spinta. Rappresentava infatti scene di vita quotidiana con uno humor tutto inglese e certe volte attraverso scene davvero volgari, ma sempre divertenti. Anche alcuni artisti del Novecento non si sono in questo senso tirati indietro e hanno fatto della satira e dell'intrattenimento intelligente il proprio marchio di fabbrica. Gli artisti del movimento surrealista tra i primi, basti pensare a Dalì o a Magritte e alle loro invenzioni come il telefono Aragosta di Dalì, appunto, o a Colazione in pelliccia di Meret Oppenheim. Numero 5. L'arte come terapia. L'arte può essere intesa anche come una forma di terapia. Disegnare, dipingere o creare autonomamente qualcosa non è solo una via per rilassarsi, ma è anche effettivamente un modo per curare alcune patologie. L'arte terapia è una forma sempre più diffusa e riconosciuta di aiuto alle persone con difficoltà motorie o psicofisiche, ma è sempre bene affidarsi a chi effettivamente conosce la materia. Numero 6. L'arte come investimento. Innegabile il valore economico di un'opera d'arte in risposta a tutti coloro che pensano che sia solo uno spreco di denaro. Mentre le azioni sul mercato infatti fluttuano e possono anche modificare notevolmente il loro valore nel tempo, tanto in positivo quanto in negativo, un vero capolavoro, se comprato al prezzo giusto, non può che rivelarsi un ottimo investimento. Sembra ovvio se si pensa a grandi nomi come Monet, Bacon o Picasso, ma può portare anche ad ottimi risultati nel contemporaneo, se si analizzano bene i lavori e la storia dell'artista che li ha realizzati. In alcuni dei prossimi video vi parlerò di come funziona il mercato dell'arte e quindi ad esempio di come viene stabilito il prezzo di un'opera, ma anche di altre dinamiche che reggono questo mercato. Numero 7. Arte come status symbol. Sempre per rimanere in tema di valore dell'opera,
possiamo pensare all'opera d'arte come manifestazione della propria posizione all'interno della società. Da sempre re e regine, conti e baroni si sono vantati di aver sostenuto nel migliore dei casi o aver acquistato o rubato in altri grandi capolavori per le loro collezioni o per le collezioni dei loro regni. Anche alla base delle più famose e interessanti forme di mecenatismo vi è infatti una necessità di affermazione del proprio essere nel mondo e quindi della propria posizione e capacità di spesa. I più noti esempi sono il Rinascimento in Italia, ma anche il Seicento, secolo d'oro dell'arte spagnola, o la Francia di Luigi XIV con la sua Versailles. E ancora oggi l'accumulo e l'ostentazione di grandi opere d'arte è sempre più diffuso non solo tra i nobili, ma anche tra banchieri e imprenditori. Numero 8. Arte per fini diplomatici. Sempre in tema di grandi azioni politiche e di ostentazione, il regalare opere d'arte per fini diplomatici è sempre stata un'usanza molto diffusa. Durante gli incontri diplomatici, infatti, è uso fra nazioni, ed lo è sempre stato, regalare oggetti di valore. E l'arte spesso è protagonista di questi scambi. Uno degli ultimi è stato quello tra David Cameron e Barack Obama, che in uno dei loro primi incontri si sono scambiati un'opera dello street artist Ben Hain con una litografia dell'artista pop Ed Ruscha. Numero 9. Arte e pubblicità. Arte e pubblicità sono sempre andate di pari passo, nel senso che una ha avuto i tratti dell'altra in alcune delle sue forme e viceversa. Quando si pensa ad oggetti di uso quotidiano rappresentati nel mondo dell'arte, si pensa per primo ad Andy Warhol e alla sua zuppa Campbell o alla Coca-Cola, ma non si può definire questo come il vero legame tra arte e pubblicità. Piuttosto si deve pensare ai poster o ai manifesti di Toulouse-Lautrec per i locali e le serate più in voga della Parigi di fine Ottocento. Però ancora più divertenti sono gli usi che si è fatto dell'arte nelle pubblicità contemporanee. La Venere di Botticelli che non sa resistere davanti a un Ferrero Rocher, la Monna Lisa in un tipico locale americano con un trancio di pizza o peggio ancora protagonista di una pubblicità tedesca per un sito di appuntamenti. Oppure ancora più sottile la posizione del pensatore di Rodin assunta da un bambino sul vasino per una pubblicità del Centrum, integratore di vitamine. Tanti sono quindi i modi in cui pubblicità e arte possono incontrarsi o scontrarsi. Numero 10. Arte come riqualificazione di un territorio, ultimo ma non meno importante. Ne sono grandi esempi Bilbao, che dall'arrivo del Guggenheim ha cambiato volto, ma anche Liverpool, che grazie all'inaugurazione della sua Tate in un ex magazzino è riuscita ad essere una delle città più interessanti dell'Inghilterra, seconda soltanto a Londra. L'arte, infatti, insieme all'architettura, può far rinvigorire un luogo e renderlo nuovo, vivo, fresco e dal punto di vista culturale sempre contemporaneo. Lo stesso sta avvenendo in Italia, nelle mie due città, a Milano da diversi anni e a Palermo solo ultimamente. Questi sono secondo me i 10 motivi per cui l'arte è davvero utile. Ve ne saranno anche sicuramente degli altri, quindi scrivetemelo nei commenti se avete voglia. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividetelo con gli amici, ma soprattutto con tutti coloro che vi hanno sempre detto che l'arte è inutile.